In questo video impareremo a configurare la sezione configurazione del firmware di una macchina. Per poter accedere alla sezione firmware della macchina dobbiamo cliccare sul firmware che si trova sotto il nome della macchina e in questo modo abbiamo accesso alla parte di configurazione del firmware, in questo caso è 5.0.0. Ci sono principalmente tre modi. Il primo modo è che si possono inserire manualmente le variabili, per esempio nella sezione metriche possiamo qui aggiungere il nome di una variabile, selezionare quel tipo, l'unità e l'unità dell'interfaccia grafica. Possiamo anche inserire gli stati allo stesso modo, basta il nome e poi la configurazione di HCCP nel caso poi volessimo avere un report, oppure gli eventi e anche la sezione configurazione. Tutte queste sezioni del firmware possono essere compilate manualmente utilizzando la piattaforma di Things5. Per esempio carichiamo una variabile su metriche utilizzando il primo metodo, quindi caricandole su metriche possiamo aggiungere questa variabile condensator probe e questa è di tipo float, quindi a numero a virgola mobile. L'HCCP non ci interessa, comunità di misura gradi centigradi e anche quella rappresentata è gradi centigradi. Salviamo. Possiamo anche impostare qui manualmente un'altra variabile, per esempio status machine, e possiamo anche aggiungere un'altra variabile qui. Il secondo metodo è quello di importare un file CSV. Per importare il file CSV basta cliccare su importa variabili e qui possiamo utilizzare un file CSV precompilato dove sono presenti le variabili che la macchina invia. Per poter scaricare un esempio di file CSV che la piattaforma di Things5 accetta, si può cliccare su Download esempio. In questo modo scaricheremo un file CSV e qui possiamo dare un occhio su come è caratterizzato. Ci sono diverse colonne, ogni colonna rappresenta una caratteristica delle variabili, nome, tipo, unità della user interface, writable, quindi se è scrivibile, minimo, massimo, categoria, source, tipologia di variabile, severity, che rappresenta il tipo di evento, che può essere info, warning o allarm. Il livello di accesso può essere impostato su ruoli. I livelli sono 5 e l'admin può decidere quali parametri può visualizzare o meno e quali utenze possono leggerli, scriverli o fare entrambi. Adesso applichiamo il secondo metodo, quindi importiamo le variabili. Adesso carichiamo il nostro file precompilato con tutte le variabili che accetta quel modello di macchina e confermiamo. Adesso, come potete vedere, tutte le variabili che erano presenti in quel file sono state importate, con tutte le colonne compilate, dei minimi, massimi, se è scrivibile o meno, il livello di configurazione. Il terzo metodo è quello di ereditare le variabili da un firmware precedente e questo è possibile farlo creando per esempio una nuova versione, per esempio la 6.0.0, dopodiché cliccando su carica variabili vengono ereditate le variabili dal firmware precedente. Per quanto riguarda le traduzioni, possiamo sia importare il file cliccando su importa traduzioni, e
quindi poi dobbiamo selezionare il file CSV, oppure possiamo scaricare il template precompilato. Il template si basa sulle variabili che abbiamo precedentemente caricato, quindi clicchiamo su Download Template e apriamo il nostro file. Nel file che abbiamo appena scaricato, se noi ordiniamo la colonna name, nomi, in ordine crescente, possiamo notare che ci sono più nomi uguali. Questo perché le variabili possono assumere diversi valori e ad ogni valore che può assumere ci sono diverse traduzioni che devono poi corrispondere a seconda della lingua. È che ogni variabile è composta anche da diversi campi, tra cui il valore, l'etichetta, categoria e la descrizione. Se prendessimo come esempio la variabile DHCP enable, possiamo notare che ce ne sono 3 uguali e si trova nella sezione della piattaforma X5 configurazione, e possiamo notare che i primi 2 tipi sono di tipo value, quindi assumono un valore diverso, e possiamo vedere che i valori assunti sono 1 e 0, che per lo stato 1 corrisponde la traduzione on e per lo stato 0 corrisponde la traduzione off. Se vediamo le altre colonne, sono già inserite le varie traduzioni per le varie lingue, tedesco, spagnolo e italiano, attivo e disattivo. Infatti, se noi andiamo nella piattaforma X5 e cerchiamo la DHCP in configuration, vediamo che per quanto riguarda l'italiano sono presenti le traduzioni attivo e disattivo. E così funziona per tutte le altre variabili. Una volta che abbiamo compilato la nostra tabella di traduzioni, possiamo importarla. E avremo tutte le variabili importate, divise per tutte le categorie e le lingue.